Ciao e benvenuti nel nostro On the Road negli Stati Uniti. In questa serie vi porteremo alla scoperta dei più bei parchi del Southwest, tra paesaggi mozzafiato, distese di roccia rossa, archi naturali e immensi canyon, e visiteremo, o meglio cercheremo di visitare, le iconiche città di Los Angeles e Las Vegas, ma avremo anche imprevisti, contrattempi e dovremo affrontare qualche difficoltà. Venite con noi nelle nostre avventure e disavventure e lasciatevi ispirare dalle bellezze di questi luoghi. Negli episodi precedenti, dopo una breve tappa a Los Angeles e Las Vegas, abbiamo raggiunto i grandi parchi dello Utah. Recuperate i video nella playlist in alto a destra in descrizione. Oggi ripartiamo alla volta di Moab, dove passeremo 3 giorni alla scoperta delle sue incredibili bellezze naturali. Abbiamo lasciato Green River direzione Moab, dove passeremo i prossimi 3 giorni, ma per questo primo giorno, siccome abbiamo da fare anche un po' di spese bucato, ci limiteremo a vedere il pezzo asfaltato della Potash Road, una strada che dovrebbe essere molto bella, che arriva fino a Canyonlands. Qui si trova anche il vero punto da cui Thelma e Louise si sono buttate nel canyon con la loro auto, e ovviamente faremo qualche tappa intermedia sul percorso, tra cui un trekking che dovrebbe essere molto carino che vedrete, e speriamo di vedere anche quelle che danno il nome alla strada Potash, che sono delle vasche per l'evaporazione del cloruro di potassio. Venite con noi. In 40 minuti raggiungiamo l'imbocco della Potash Road sulla US 191, punto esatto in descrizione. Il tratto asfaltato che affianca il Colorado River è lungo 26 km e se volete limitarvi a questo dovrete tornare indietro sulla stessa strada. Dopo circa 7,5 km incontriamo un'imponente parete di roccia liscia, Wall Street, molto popolare tra i climbers, che purtroppo in quel momento erano appena scesi e non siamo riusciti a filmarli. Pochi metri dopo troviamo dei petroglifi direttamente sulla strada. Dopo altri 8 km si trova l'imbocco del sentiero che conduce a 2 archi, il Corona Arch e il Bowtie Arch. Questo è il parcheggio del trekking per il Corona Arch che stiamo facendo, abbastanza pieno per essere lunedì mattina di metà maggio. Dicono si riempie abbastanza in alta stagione. Subito all'inizio del sentiero rimaniamo letteralmente incantati dai binari di un treno merci che entrano direttamente nel canyon. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light. E guardate che spettacolo, questi vecchi binari dove passavano. Immaginate questo treno merci che passava per questi fantastici panorami. Il percorso è di 2,4 miglia andata e ritorno, ben segnalato e di difficoltà moderata, o meglio, abbastanza facile ma con qualche tratto più complicato. Come potete vedere, il percorso è segnalato da questi segni verdi. Basta seguire i segni verdi e vi porterà al Corona Arch. Comunque i panorami che stiamo vedendo sono veramente incredibili. Dal video sicuramente non rendono come in realtà. Ed ecco Ilaria in arrivo. Dopo questo tratto, finalmente iniziamo a scorgere i 2 archi, molto più grandi di quello che ci aspettavamo. Qua ci si arrampica un po'. Com'è? Un po' va. Sei pronta? Il percorso continua così. In serio, sembra facile.
Anche se questa destinazione è forse abbastanza popolare tra gli americani, tra gli italiani ne ho sentito parlare pochissimo, ma si tratta di un percorso e di panorami eccezionali, sicuramente da non perdere se fate questo viaggio. Dani addirittura definisce questa come l'esperienza più bella di tutto il viaggio. Ed eccoci al cospetto del Corona Arch. Notate quanto sono piccole le persone rispetto all'arco. Riprendiamo l'auto e dopo 5,6 km a lato della strada, prestando un po' di attenzione, troviamo il Jagendo Larch, letteralmente maniglia della caraffa. Siamo in un'area che si chiama Potash Boat Ramp, da qui partono in tour in barca sul Colorado River. Noi siamo arrivati alla fine della strada asfaltata sulla Potash Road. Il nostro on the road per oggi finisce qui. Non ci addentriamo nei 5 km di sterrato fino alle vasche di evaporazione del potassio, ma non disperate, nel nostro ultimo giorno a Moab recupereremo. Raggiungiamo la città di Moab e da lì HTR Moab, queste cabine indipendenti molto carine che ci ospiteranno per 3 giorni, super consigliate. Ed eccoci arrivati all'appartamento di Moab, HTR Moab, Che ci ospiterà per i prossimi 3 giorni. Qui c'è anche una zona comune a nostra disposizione e zona barbecue. E a sorpresa troviamo anche la laundry proprio nel nostro appartamento, ci serviva proprio oggi. Dopo la spesa ceniamo al Moab Food Truck Park. Prendiamo un arrotolato falafel per Dani e un'insalata greca per me. Per un po' basta pollo. Ci svegliamo prestissimo per arrivare ad Arches a 10 minuti da Moab prima delle 7. In realtà in estate si può entrare solo con la prenotazione, ma di questo vi parlerò fra poco. La tessera parchi annuale è comunque sempre valida e necessaria. Il parco è piuttosto piccolo e attraversato da una strada panoramica di 29 km che lo taglia da sud a nord. La prima zona che incontriamo è Courthouse Towers, dove ci fermiamo soltanto ai punti panoramici sulla strada, senza intraprendere nessun trekking. Proseguendo sulla strada principale incontriamo altre formazioni rocciose, tra cui la più impressionante è sicuramente Balance Rock. Siamo a Balance Rock, questo masso che sfida le leggi della fisica, è alto 16 metri su una base di 22 metri. Potete vederlo dal parcheggio, se no con 400 metri andata e ritorno potete avvicinarvi. Qui c'è anche la svolta per The Window Section, una sezione con un sacco di archi che vedremo fra poco. Iniziamo ad esplorare la window section iniziando dal Double Arch. Il percorso è molto facile, sono solo 800 metri andata e ritorno e già lo iniziamo a vedere. Il Double Arch è sicuramente uno degli archi più belli del parco, probabilmente il nostro preferito.
Continuiamo l'esplorazione della window section con un percorso di 1,6 km, cioè 1 miglio, andata e ritorno. In questo caso vedremo ben 3 archi, cioè le 2 finestre nord e sud e il turret arch. Andiamo! A dire il vero, questa zona è ancora più bella di pomeriggio, quando gli archi sono illuminati dal sole. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Proseguiamo poi verso nord fino al Fairy Furnace Viewpoint, di cui non facciamo il trekking che richiede un'autorizzazione speciale. Ci siamo spostati più a nord, quasi alla sezione del Devil's Garden, ma prima di arrivarci ci fermiamo in 2 archi facilmente raggiungibili con un percorso di 600 metri ciascuno. Il primo è questo qui che stiamo per raggiungere, il Sand Dune Arch. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. E questo è lo Skyline Arch. Ovviamente i 600 metri che menzionavo sono sempre andata e ritorno. Siamo al Devil's Garden Trail, faremo solo il primo pezzo, quello che arriva al primo arco, il Landscape Arch, che è il più famoso, e sono 2,9 km andata e ritorno. Ci avviciniamo al Landscape. L'arco dovrebbe essere lungo 112 metri, ma fra poco lo vedremo assieme. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 give something from nothing. Life changes just open. Ed eccoci al Landscape Arch, il più famoso arco sul Devil's Garden Trail. Come vedete sulla destra è molto sottile perché nel tempo si è eroso e infatti attualmente non è più possibile mettersi sotto. This really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Giusto 2 informazioni pratiche. Considerate che per venire a Arches è obbligatorio avere la prenotazione dal 1 aprile al 31 ottobre. Potete procurarvela 3 mesi in anticipo sul sito di NPS che vi lasciamo in descrizione. Ma se non ce la fate non preoccupatevi perché ogni giorno dei posti vengono messi a disposizione per il giorno successivo e inoltre potete sempre entrare senza permesso prima delle 7 del mattino o dopo le 4 del pomeriggio. Ritornando verso sud, imbocchiamo la Delicate Arch Road fino al Wolf Ranch, dove parcheggiamo. Rieccoci, siamo arrivati al punto forte del parco.
al Delicate Arch. Il percorso è di circa 4,8 km andare e tornare, quindi rimanete con noi, continuate a guardare il video e ci aggiorniamo dopo. Ciao! Ed eccoci ancora lungo il percorso del Delicate Arch, si sale ancora, diciamo che la salita è abbastanza ripida, vedremo dopo. Ancora lungo il percorso per il Delicate Arch, si sale parecchio, c'è da dire. Un altro arco lungo il percorso e si sale, ma ci siamo quasi, almeno così ci hanno detto. E finalmente arrivati al Delicate Arch. E finalmente la discesa che ci aspetta, e lì lontano il parcheggio, lo intravediamo appena. Al contrario di Arches, Canyonlands è un parco enorme, diviso in 4 distretti. Noi ci limiteremo al più famoso e accessibile, Island in the Sky, a 35 minuti da Moab. Anche qui accediamo con la tessera parchi annuale. Dalla strada panoramica principale facciamo una prima tappa obbligata. Prima tappa obbligata a Canyonlands, il Mesa Arch. È un percorso molto semplice di 800 metri andata e ritorno, consigliato per l'alba. Adesso noi siamo un po' in ritardo, ma comunque ce lo aspettiamo molto bello. Qui all'alba il sole spunta dal canyon e si infila nell'arco, ricreando ogni giorno uno dei più famosi sfondi di Windows, l'ennesimo di questo viaggio. Oggi il sole è già sorto, ma vedere questo spettacolo finalmente in 3D è comunque incredibile. Riprendiamo la strada principale, ma facciamo subito una breve deviazione sulla secondaria a Pival Dome Road per raggiungere il Green River Overlook, che come dice il nome affaccia sul canyon creato dal Green River che vediamo in lontananza. Ritorniamo poi sulla Grand Viewpoint Road, la principale, fermandoci ai vari punti panoramici sulla strada. Devo ammettere di aver inserito Canyonlands nel nostro itinerario solo perché era vicino ad Arches, ma ora possiamo dirvi che è una tappa da non perdere. Ci ha incantato davvero con la sua tranquillità e immensità. Poco dopo arriviamo al White Rim Overlook Trail e decidiamo di intraprendere il trekking di 2,9 km andata e ritorno fino al bordo del canyon, il White Rim Overlook. Il sentiero non sempre è segnato, ma il percorso è molto facile e pianeggiante e soprattutto tranquillo ed incantevole. Ed eccoci al White Rim Overlook. Direi che ne valsa la pena di fare questo trekking di 2,9 km andata e ritorno. E sempre sulla strada principale ci fermiamo agli ultimi 2 punti panoramici, arrivando al Grand Viewpoint Overlook.
Ritorniamo verso l'uscita fermandoci nei punti che abbiamo saltato la mattina. Lo Schaffer Trail Overlook, dove ci fermiamo a guardare i temerari che percorrono lo Schaffer Trail, il suggestivo quanto spaventoso sterrato che si connetta alla Potash Road che avete visto all'inizio del video, e lo Schaffer Canyon Overlook che si affaccia sull'omonimo Schaffer Canyon. Mangiamo qualcosa e in 20 minuti raggiungiamo il Dead Horse Point State Park per una vista ancora diversa su Canyonlands. Essendo un parco statale, la tessera parchi non è valida e all'ingresso paghiamo $20 a macchina. Vicino al Visitor Center ci affacciamo al Basin Overlook e qui ancora una volta rimaniamo sorpresi. In lontananza scorgiamo le Potash Ponds, le vasche di evaporazione del potassio che non avevamo visto nel nostro primo giorno a Moab. E con altri 2 chilometri in auto troviamo il Dead Horse Point vero e proprio, con le anse del Colorado River da una parte e la Potash Road dall'altra. Sarà stato il poco tempo, la stanchezza, ma per noi questa tappa non è imperdibile, sia per la spesa sia perché la mappa degli altri percorsi non è chiara. Ritorniamo a Moab e con una cena messicana mettiamo in pausa le nostre avventure fino a domani. Questo episodio finisce qui, ma nel prossimo video vivremo avventure inaspettate nella bellissima Monument Valley, per cui iscrivetevi ed attivate la campanella per non perdervi il prossimo episodio. Alla prossima, ciao!